ragazzi, qui Marchettino e oggi andiamo alla ricerca di una strada asfaltata per farci un giro con la nuova Macan. Oggi sono al volante della Porsche Macan 2019. Inutile dire che di Macan per strada ne vediamo ovunque. SUV molto modaiolo e basti pensare che la Macan insieme al Cayenne rappresentano una grossa fetta di vendite per Porsche. Personalmente la Macan la trovo molto bella, è un SUV compatto, dalle giuste dimensioni. A me non piacciono i SUV grandi. Molto bella anche questa configurazione, questo grigio che tende all'azzurrino, cerchio nero e anche qualche particolare esterno in carbonio. Esteticamente parlando, rispetto alla Macan che va a rimpiazzare, non cambia tanto. La più grossa differenza la troviamo nel posteriore, dalla fascia LED che va a coprire tutto il bagagliaio. Probabilmente guardandola da davanti si fa fatica a distinguere la nuova dalla vecchia. Negli ultimi anni le case automobilistiche hanno fatto grandi passi avanti per quanto riguarda la qualità dinamica dei SUV ed è la prima volta che guido una Macan. Sono sempre stato curioso perché ho sempre sentito ottimi pareri per quanto riguarda la guida sportiva. Dopotutto questa è una Porsche e quindi mi chiedo se anche la Macan ha le qualità dinamiche di una vera Porsche. Qualitativamente parlando, Porsche difficilmente delude. A me questi interni mi piacciono tantissimo, trasudano tanta qualità. Sono avvolto da pelle, alluminio, è molto bello anche questo volante in alcantara con il manettino per cambiare le impostazioni, proprio come su una 911. In questo momento sto guidando in modalità normal con l'assetto morbido e devo dire che è molto piacevole da guidare. Lo sterzo è morbido ma diretto, non mi dà l'idea di guidare un'auto che dopo tutto, anche se è un SUV compatto, rimane un'auto dalle grandi dimensioni rispetto ad una city car. La Macan sì, ha il logo Porsche davanti, però diciamo che qui non c'è solamente Porsche. Basti pensare che il pianale è Audi e curiosando in giro non è così tanto difficile trovare loghi di altre case automobilistiche. Basti pensare che il più grosso cambiamento su questa macchina sta nel motore, perché davanti abbiamo un 2000 turbo 4 cilindri, anch'esso di derivazione Audi, che va a rimpiazzare il 3000 turbo diesel. Questa versione parte da 61.000 euro, quindi per il mondo Porsche questa rimane una Porsche abbastanza accessibile, però ovviamente se la volete configurare bene la cifra sale di molto. Basti pensare che giocando col figuratore ho messo senza problemi oltre 15.000 euro di optional per configurarla come la Macan che sto guidando oggi. E come si comporta questo 4 cilindri turbo benzina? Beh, scopriamolo mettendo subito la modalità sport e affondando sul pedale del gas. Per essere un motore così piccolo il sound non è niente male. Premendo anche il bottone qui sul manettino abbiamo la funzione Sport Response che permette per 20 secondi di avere più pressione dalla turbina, quindi più potenza. Questo motore sviluppa 245 cavalli e 370 Nm di coppia, una potenza più che giusta per utilizzare questa macchina principalmente in un contesto urbano. Però quello che mi lascia perplesso è il fatto che questo motore va a rimpiazzare il 3000 turbo diesel. Quel motore sotto ogni punto di vista era migliore secondo me, perché era più potente, più scattante. Con questo motore va da 0 a 100 in 6.7 secondi, mentre il diesel ci andava in 6.3. La velocità massima del diesel era leggermente più alto, però quello che mi impressiona sono le emissioni, perché quel 3000 diesel emetteva meno CO2 di questo 2000 benzina. Purtroppo è una scelta dovuta, perché
negli ultimi tempi c'è una politica molto aggressiva che tende a demonizzare il diesel, che ormai tutte le case automobilistiche stanno abbandonando. Negli ultimi tempi c'è stato un buon sviluppo della tecnologia diesel e io penso che sia sbagliato quello che si sta perpetrando ai danni del diesel in questo momento. E anche per quanto riguarda i consumi, il motore diesel permetteva di avere consumi un po' più bassi di questo 2000 turbo benzina. Io personalmente come media mi sono assestato sui 10 km al litro. Con un piede più pesante chiaramente i consumi aumentano. E devo dire che anche se è un'auto che non ha tantissimi cavalli, è una macchina molto divertente da guidare. Il cambio qui è un PDK a 7 rapporti, doppia frizione, non è male. Le cambiate sono abbastanza decise e immediate. Una cosa che non mi piace di questo cambio sulla Macan è che anche se metto la cambiata in manuale e arrivo in zona limitatore, mi cambia marcia da solo. Non è un cambio così manuale come ti vuol far credere. Dinamicamente parlando, penso che Porsche abbia fatto un ottimo lavoro sulla Macan, perché la trovo estremamente bilanciata e, come voi sapete, i SUV non sono proprio sinonimo di auto sportiva. Il baricentro alto, peso superiore a quello di un'auto sportiva, difficilmente ci si riesce a divertire su un'auto così. Invece Porsche riesce a trasmettere il suo DNA anche su questa macchina. La potenza, come voi sapete, non è tantissima, e qui abbiamo una trazione integrale permanente che permette di tenere la Macan incollata all'asfalto anche in queste condizioni. Bello, mi piace anche lo sterzo, perché in modalità sport è molto diretto e comunicativo, una cosa insolita per una macchina così grossa e alta dal suolo. Adesso proviamo a mettere Sport Plus e a spegnere i controlli. Questa modalità, lo sterzo, lo avverto che è ancora più duro e diretto. Ecco, questa cosa non mi è piaciuta. Modalità manuale e mi ha scalato marcia da solo, dicevo. Lo sterzo regala ancora più soddisfazioni in questa modalità, così come la risposta dell'acceleratore, che è più pronto. Il motore, così come la turbina, non sono grossi, quindi il turbo lag si avverte con fatica. Mi piace il fatto che queste sospensioni sono molto regolabili, hanno due impostazioni per renderle più rigide, inoltre si possono anche abbassare o alzare in base alla tipologia di strada. Se si vuole fare off-road, la Macan si alza di ben 4 cm, e per quel poco di off-road che ho fatto con questa macchina devo dire che in situazioni non troppo estreme si muove con molta disinvoltura. Niente, anche se la tengo in manuale rimane automatica, questa è una cosa che proprio non mi piace. Il cambio è ottimo, devo dirlo, sia in scalata che per aumentare le marce è velocissimo, però io voglio la libertà di poter cambiare marcia quando voglio io. Questo piccolo motore su un marchio così non lo snobbo per niente, perché è un motore intelligente, è un motore che sicuramente venderà tantissimo, è un motore giusto per la maggior parte di persone che vorranno acquistare un SUV così. Tuttavia rimango con l'amaro in bocca pensando che Porsche è stata costretta a togliere dal mercato un motore che secondo me era migliore sotto ogni punto di vista di questo motore qui. Nel complesso apprezzo molto sia questa macchina che questo motore. La Macan 2019 è entrata in commercio da poco, ma sono sicuro che nei prossimi mesi le vedremo ovunque. Non è un motore ricco di potenza, quello è vero, però riesce comunque a far divertire e a rendere la macchina abbastanza scattante. A livello di telaio la macchina è molto agile, si comporta molto bene per il tipo di macchina che è. È un motore che in contesto urbano, anche in queste strade, riesce a offrire grosse soddisfazioni.
Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!